di suino secche. Cari amici, norcini, questa è una ricetta molto antica, praticamente una ricetta che usavano i legionari romani, addirittura ricetta di 2000 anni, quando andavano nelle loro battaglie. Praticamente cosa facevano? Uccidevano in questo caso uccidevano quello che avevano a disposizione, molte volte avevano i cavalli a disposizione, sia cavalli di combattimento dei nemici, sia quelli loro che si erano feriti in guerra. Praticamente venivano prese queste fettine di carne, queste filettine di carne, legate insieme a coppia perché veniva messo dopo su un bastoncino e rimanevano ferme così legate e lasciate tutta la notte al fuoco in maniera che si seccava, e poi dopo venivano insomma un po' drogate con delle spezie e se le mettevano in tasca man mano che, come degli snack, avevano fame, loro tiravano fuori queste coppiette e se le mangiavano. Era, diciamo, carne secca. Oggi non si fa più per il cavallo, per un discorso etico, per quello che è, si fa con il maiale. Si fa. Comunque vi ricordo di mettermi il like, di segnarvi alla pagina, di shareare questo mio video con amici, parenti, cane, gatto, canarino. Ok? Andiamo a cominciare con gli ingredienti. Ok, io ho preso un pezzo di arista che va bene per il nostro caso, diciamo, va bene, lo andrò a rifilare. Gli leverò la parte grassa, ma non perché non è buona, perché se devo fare, diciamo così, la carne secca, questo grasso qui mi darà fastidio per la mia essiccazione. Perfetto, c'è poco da rifilare. E poi ho fatto un preparato con sale grosso, sale fino, un po' di zucchero, peperone dolce, peperone piccante, finocchio, ramarino e un po' di vino. Ok, facciamo così. Anzi, non taglia bene. Tagliatelo a fettine così, che dopo si ritirerà anche. Forse anche sono un po' troppo grosse. Ok, meglio così. Guardate. La miglior cosa sono delle fettine così. Ora, queste che sono un po' grandi non faccio altro che tagliarle in due. Ok, ora prendiamo la nostra carne, un goccino di vino, vi scriverò tutto quanto sopra quello che ho messo qui dentro e torno però a ripetervi. Ok, la base sicuramente ci va sale, un pochino di zucchero, il finocchietto e il piccante sicuramente, poi il resto sta un pochino a voi, come vi dico sempre, metteteci un po' del vostro, metteteci, che è la cosa più buona della ricetta, il vostro. Ora io le lascerò così in un posto fresco o in frigorifero per almeno un 30 ore, 24-30 ore. Comunque io 24 ore vado ad assaggiare, per questo a volte vi dico degli orari scombinati, vi dico una cosa e poi un'altra, perché vi dico una cosa, poi in base all'umidità che è, al tipo della carne, alla temperatura, a tante cose cambia. Allora raddrizzerò il tiro praticamente fra 24 ore. Sono passate
24 ore circa. E ora andiamo a prendere, io prenderò per onor di camera quelle un pochino più, diciamo così, lunghine, e facciamo così, cominciamo. Pezzettino di spago. Attenzione. Poi prendete l'altra parte e fate la stessa cosa e lasciate un po' uno spazio, perché dopo quello spazio vi servirà per attaccarle così e così. Ok, un po' di carta per dargli un po' un'asciugata, ma non completamente, perché se no si levano tutti i suoi succhi. E le andrò, guardate, vedete? Ho preso una canna di bambù e ce le metto sopra. Farò così anche con le altre. Aspetta, ve ne faccio vedere un'altra per sicurezza. Ve ne faccio vedere un'altra, cercherò un po' più belline. Ora non resterò a fare tutte, Ok, abbiamo detto la nostra carta. Ok, il nostro spago. Voilà, prendiamo una e la ridiamo, non esageriamo, tanto pesano poco, non è un salame. Ovviamente deve essere un nodino, schieso passate una volta e poi si ripassa un'altra volta. Levate l'eccesso e via. Andiamo ad appendere. Così. E mettetele qua. Ora io ne metterò qualcuna, non tutte, per continuare, diciamo, il lavoro. Ok? Ok. Ora le ho posizionate. E ora abbiamo diverse maniere. Giro la camera. Ok, stavo dicendo che abbiamo diverse maniere per farle essiccare. Una, come facevano i nostri avi, ok, o nonni, praticamente voi fate il fuoco, il camino. Alla fine del camino, che non deve essere molto caldo, ce le lasciate tutta la notte lì vicino. La mattina tornate e queste saranno profumate, secche e via discorrendo. Un altro sistema è con il sole. Voi le mettete su una griglia, le posizionate al sole, magari 7-8 ore al sole, la sera le rientrate, la mattina dopo fate la stessa cosa in un paio di volte di 4-5 ore e 4-5 ore sono perfette. Un'altra maniera è vicino alla fonte di calore. Io solitamente le faccio al camino, però non tutti hanno il camino, non voglio mettere in difficoltà nessuno. Vi ho detto più di una volta, cerco di mettermi nei vostri panni, uso i mezzi che abbiamo tutti quanti a casa. Le metterò sul termosifone, ora vi farò vedere però come le piazzo, non è che ce la appicci così sopra. Io mi sono inventato questa cosa qua. Qui c'è il termosifone, le lascio un po' separate, non lo accendo molto caldo e ce le lascio stare 24 ore, così ad asciugare. Ok? Poi voi fate come meglio voi crediate o credete. Sicuramente al camino è la cosa migliore, perché vengono, oltre che carne secca, viene anche profumata dei sapori, diciamo così, dei fumi del camino. Magari ci mettete anche un pochino di rosmarino fresco nel camino e va. Io l'ho fatte così in onor di camera per cercare di aiutarvi. Ok? Ci vediamo tra 24 ore. Ok, sono trascorse 24 ore, si sono seccate, guardate, perfetto. E ora passiamo a spiegare una cosa, il metodo di conservazione. Queste non vanno
fatte fare molto secche. Guarda, sono morbidine ancora, ma non sono secche. Allora, ci sono diverse modalità per conservarle. Una, che invitiate tanti amici a cena e ve le fate fuori e non ci pensate più. Un barattolo ermetico. Un'altra, le mettete sempre in un barattolo ermetico, un barattolo con un pochino di olio, le coprite con olio di semi e una le asciugna. Decidete voi, però non devono stare all'aria così, perché altrimenti si seccano troppo e tutte quante le sue, diciamo così, parte nutrizionale andranno perse, perché queste qui dovete avere la possibilità di carne secca. Spettacolo. Allora, in onore di camera buonissima, si sente il finocchietto, tutti gli aromi, questa è una cosa sublime, diversa dal solito salume, ma ugualmente buona. Vi ricordo di segnarvi al mio canale, perché sto facendo un sacco di ricette favolose, sono in programma tantissime cose. Rimaniamo in contatto, campanellina, blim blim e tutto quello che c'è da sapere e da dire.